Per rispondere ai colleghi che mi hanno chiesto dei chiarimenti riguardo all'area di Sillnes, vorrei dare con questo esempio maggiori delucidazioni riguardo all'importanza dell'area di Sillnes e a come vada calcolata l'area stessa. Allora, inquadriamo la foto di un dente dell'area di Sillnes. Allora, che cos'è l'area di Sillnes? L'area di Sillnes abbiamo detto essere quell'area, quella superficie che si oppone alle forze occlusali che portano alla discementazione del ponte, perché la mancanza del rispetto dell'area di Sillnes oppure la mancanza di mezzi ausiliari di ritenzione, quali un box approssimale, una coulisse, un pin ledge o addirittura una stessa spalla, uno shoulder, porterebbero alla facile discementazione in mancanza di questi meccanismi ritentivi che non solo aumentano la superficie, ma aumentano proprio la ritenzione del sistema del gruppo dentoprotesico. Allora, vediamo e cerchiamo di capire cos'è l'area di Sillnes e come noi la dobbiamo individuare durante la preparazione sui nostri monconi e dove essa è ubicata rispetto alle forze occlusali discludenti. Prego. Se noi vediamo questa foto, l'area di Sillnes verrebbe a interessare quest'area del nostro dente. Questa fondamentalmente è l'area di Sillnes. Che cosa è l'area di Sillnes? Quando noi applichiamo una forza F occlusale sul nostro dente, questa forza tende a distribuirsi secondo il vettore, la traiettoria, e a determinare un movimento della corona in questo senso che vediamo tracciato, questo movimento, da questo asse. Quindi rispetto a un punto chiamato F fulcro, praticamente è F la forza o carico praticamente che noi andiamo a porre occlusale, masticatorio, che andiamo a porre sulla superficie occlusale dei nostri denti, noi avremo una dislocazione della corona che si opporrà alla dislocazione se noi abbiamo questa area di Sillnes. Come la calcoliamo? Rispetto al fulcro tracciamo un vettore che corrisponde sostanzialmente a quello che è la distanza da un raggio che va secondo questa traiettoria che corrisponde non altro che alla base praticamente del nostro moncone. Quindi la lunghezza di questo moncone la trasliamo e tracciamo quest'area, l'area che sovrasta viene chiamata l'area di Sillnes. Quindi quando la forza masticatoria caricherà in questo modo, l'area di Sillnes, ecco tracciamola in questo modo, l'area di Sillnes si opporrà alla disclusione, al distacco praticamente della corona. Se invece il moncone fosse più basso e mancasse l'area di Sillnes, la corona potrebbe dislocarsi, discementarsi. Quindi se io vado a prendere questo elemento dentale, per esempio un incisivo, qui abbiamo un moncone, la forza occlusale che verrebbe spinta in questa direzione, andrebbe in questa direzione, cioè da palato vestibolare, troverà l'area di Sillnes dove la deve trovare in corrispondenza della superficie palatale. Per cui se questo è vestibolare e questo è palatale, l'area di Sillnes noi la individuiamo nella superficie palatale. Questo è un concetto molto importante che noi dobbiamo avere chiaro al fine praticamente di garantire la tenuta, che in realtà non è tutta quanta l'area che abbiamo descritto, ma è l'area stessa che corrisponde a questa superficie che noi dobbiamo mantenere. Per cui quando noi faremo un ponte che va da canina a canina, ad esempio, andiamo a masticare sugli incisivi, se non creiamo un punto di appoggio, un pericolo di appoggio, la superficie che si oppone alla discementazione è la superficie palatale. Allo stesso modo, quando noi caricheremo vestibolarmente il nostro ponte, lo vedete, l'area che si oppone è l'area palatale. Quest'area palatale che deve rispettare una sufficiente area di Sillnes alla forza dislocante e discementante i nostri punti.
tutti. Quindi capiamo bene che l'area di Silnas si va a sommare, l'area di Silnas si somma ai sistemi che sono praticamente le coulisse, quelle che sono le spalle, le shoulder, che noi non usiamo più rispetto praticamente al passato, quando facevamo delle preparazioni a spessori orizzontali e oggi invece facciamo delle preparazioni a finire. Ovviamente in questo caso la spalla si oppone. Poi abbiamo praticamente i pin ledge o i pin ledge, e praticamente possiamo così garantire alla nostre preparazioni. E abbiamo ancora, dimenticavo, i box, che praticamente possono essere creati appositamente sulla superficie dei nostri denti, dei nostri monconi o delle coulisse verticali che noi possiamo preparare per garantire l'effetto praticamente di ritenzione, quando non siamo in grado di garantire l'area di Silnas che abbiamo poc'anzi indicato. Con questo spero di aver spiegato un po' quello che è il meccanismo con cui noi valutiamo l'area di Silnas rispetto alla forza occlusale dislocante, per cui in un ponte superiore ancorato da canino a canino, con tutti la mancanza del gruppo incisivo, noi quando applichiamo la forza masticatoria sugli incisivi, l'area che si opporrà alla discementazione del nostro ponte sarà la superficie palatale, per cui attenzione alla riduzione delle superfici palatali. E poi soprattutto quello che noi dovremo cercare di dare è dare praticamente delle superfici più parallele possibili, perché in un modo molto semplice noi sappiamo che c'è una proporzionalità inversa XY nelle nostre ritenzioni, per cui se qui mettiamo che la ritenzione della nostra protesi ottenuta rispetto praticamente ai gradi misurati praticamente, noi sappiamo che a 0 gradi abbiamo, siccome y uguale a f1 di x, se noi praticamente a 0 gradi, con 0 abbiamo praticamente y infinito, chiaro, no? Questo è semplice. Se invece praticamente ci spostiamo da 0 gradi a 1 grado, 2 gradi e 3 gradi, in particolar modo in corrispondenza dei 3 gradi, la nostra parabola scende, ovviamente intendiamo 3 gradi da un lato e 3 gradi dall'altro, per poi praticamente andare velocemente praticamente verso una y uguale a 0, quando al denominatore noi abbiamo già 4 gradi di inclinazione per lato, 8, 10, 12 gradi, perdiamo quell'effetto diciamo conometrico di tenuta che è equivalente praticamente quasi a delle superfici parallele. Con questo spero di avervi diciamo un pochino delucidato in un modo spero meno caotico e molto più chiaro quello che è l'importanza dell'area di Silnas o dei mezzi ausiliari, shoulder, pin ledge, coulisse e box, per dare ritenzione alle nostre protesi sui nostri monconi. Grazie ancora.